Glossario Bitcoin. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Prima edizione di Glossario Bitcoin. Oggi andremo a trattare la prima definizione, appunto. Partiamo dal numero 0 e vedrete perché. Il motivo è perché la prima definizione si chiama ZeroConf. Quindi ovviamente può essere scritta con lo 0 oppure con la Z, si partiva dall'ultimo, ma qua l'avevo scritta con lo 0 e quindi si parte da ZeroConf. Ciao Mauro innanzitutto e ben ritrovato. Ciao Plac. Allora, leggiamo un attimo una breve definizione che ci dà il glossario Bitcoin. ZeroConf. ZeroConf o ZeroConf con la scritta, diciamo, del numero, indica una transazione che non ha ancora ricevuto alcuna conferma. Allora, Mauro, espandiamo un pochettino questo concetto. Che cosa vuol dire una transazione che non ha ancora ricevuto alcuna conferma? Allora, si parla di transazione confermata nel momento in cui viene inserita nella blockchain, ovvero che una transazione che viene inizialmente mandata in un'operazione di broadcast ai vari nodi che partecipano alla rete, i nodi le memorizzano in quella area di memoria chiamata mempool, se la scambiano e vengono raccolte dai miner, i quali verificano quelle che sono le transazioni disponibili per poter creare un blocco, scelgono quelle che secondo loro sono più interessanti, soprattutto dal punto di vista delle fee, e le inseriscono nel blocco. Una volta che vengono inserite nel blocco, a quel punto vengono chiamate confermate. Quindi una transazione che non è ancora stata inserita in un blocco e quindi non è ancora all'interno della blockchain Bitcoin, viene chiamata ZeroConf. Questo significa che è ancora possibile effettuare delle operazioni, per esempio per aumentarle le priorità, cambiandoli delle fee, o che si possono fare altri tipi di operazioni che possono magari invalidarle. In generale noi quando effettuiamo una transazione siamo in condizioni di vedere se questa transazione è disponibile ed è in stato, diciamo, di broadcast e non è ancora confermata, e in alcuni casi ci sono delle situazioni in cui qualcuno potrebbe dire ok, nel momento in cui la vedo posso considerarla come valida e quindi posso considerare che il pagamento sia stato effettuato. Operazione che è abbastanza pericolosa, ovvero pensare che una transazione possa essere confermata prima che sia inserita nella blockchain e addirittura prima che ci siano alcuni blocchi. Generalmente, storicamente si pensava che 6 blocchi fossero sufficienti, in realtà oggi 6 blocchi vengono considerati tanti, perché la potenza necessaria per poter confermare 6 blocchi è veramente molto alta, quindi generalmente si considera una transazione sicura con 3 blocchi. Questo è un po' lo scenario verso il quale ZeroConf si posiziona. Sì, è una pratica che è ancora utilizzata, è stata utilizzata, parecchio, poi vedremo anche magari qualche caso, e ha portato anche diverse discussioni comunque nel mondo Bitcoin. Proprio perché, era prettamente utilizzata dai wallet, che sostanzialmente c'erano alcune tipologie di wallet che ti davano la possibilità di già spostare i fondi con le ZeroConf, e questo appunto come abbiamo detto è rischioso perché comunque noi stiamo lavorando su una transazione che in realtà non è ancora stata confermata. Però io non so se tu ti ricordi, ma c'erano state un po' di polemiche che sono poi tornate alla ribalta poco tempo fa, quando è uscito poi il discorso di rendere full RBF tutte le transazioni. RBF, argomento che tratteremo poi in futuro, però comunque era legato un attimo allo ZeroConf perché sostanzialmente una transazione ZeroConf, per essere un pochettino più sicura, tra virgolette, doveva non avere questo replace by fee, cioè non avere la possibilità di aumentare le commissioni, perché sennò veramente si stava giocando con il fuoco sostanzialmente. Sì, esattamente, qui ci sono diverse scuole di pensiero e il problema principale è quello che le transazioni confermate, per essere confermate, devono essere inserite in un blocco, e noi sappiamo che un blocco in media per essere confermato richiede 10 minuti. Ma questa media può essere un valore che viene calcolato generalmente in un arco di tempo di 2 settimane,
ma un blocco può essere confermato dopo pochi minuti, ma anche dopo 1 ora, 2 ore. Se noi utilizziamo le transazioni on-chain, ovvero le transazioni della blockchain, per un pagamento, e lo facciamo per esempio presso uno store o anche lo facciamo presso in un sito online, aspettare 10 minuti o peggio ancora ore può essere un problema. Immaginiamoci di andare a un incontro, a un meetup di Bitcoiner e poi il locale dove stiamo andando accetta i pagamenti in Bitcoin. Non è pensabile che dopo che noi abbiamo preso il nostro caffè, la nostra birra, la nostra cena, dobbiamo aspettare 2 ore per avere la conferma. E non è sicuro neanche per il merchant, per il venditore, dare per scontato che questo pagamento sia andato a buon fine, perché noi abbiamo la possibilità, con diverse tecniche, tra cui appunto quella che citavi e l'RBF, di sostituire la transazione cambiando le fee e quindi rendendola più interessante ai miner per poter essere confermata. E nel cambiarla possiamo fare diversi cambiamenti che possono andare anche a svantaggio di chi la transazione l'ha fatta. Ecco, in questi casi noi Bitcoiner sappiamo che esiste Lightning Network che ci offre una soluzione con costi molto più bassi e tempi di transazione molto più veloci, nell'ordine addirittura al di sotto del secondo, che ci consente di avere una transazione confermata e garantita con dei meccanismi di protezione per chi deve accettare le transazioni. Chi non vede Lightning Network come uno strumento che diciamo può essere utilizzato per questi casi, vorrebbe che le transazioni zero conf siano da considerarsi come valide. Però questo è un rischio, è diciamo accettabile nel momento in cui io conosco il mio interlocutore, sto ponendo nel mio interlocutore la fiducia e quindi dando a lui la fiducia per considerare la transazione come valida, però mi sto esponendo a un rischio che ovviamente per importi bassi può essere accettabile, per situazioni diciamo non troppo impegnative può essere accettabile, però al crescere degli importi e al crescere della distanza tra chi vende e chi acquista, ovvero i soggetti coinvolti all'interno della transazione, fa in modo che non sia un rischio sopportabile. Quindi questo è uno scenario. Poi, come dicevi tu, effettivamente questa operazione RBF che consente la sostituzione di una transazione cambiando le fee da pagare, prima doveva essere segnalata, era necessario proprio esplicitare l'intenzione di fare questa operazione. Adesso si sta dicendo, abbiamo Lightning Network per i pagamenti veloci, abbiamo comunque bisogno in situazioni in cui le fee possono crescere velocemente, oppure possono essere basse, oppure possiamo avere esigenze particolari, di dover intervenire su una transazione che non è stata ancora confermata e che magari in qualche modo vogliamo velocizzare. E quindi diciamo che il tema del zero conf assume un nuovo percorso. È presumibile che lo zero conf possa comunque essere utilizzato in futuro, ma sempre di meno e soprattutto, ripeto, per casi nel quale ci troviamo in ambienti in cui ci sono elementi di fiducia che non consentono di accettare un pagamento finché non è confermato in blockchain. Bene, bene. Direi di non andare oltre, altrimenti complichiamo poi un pochettino troppo le cose. Quindi prima puntata terminata. Io direi di salutare Mauro e di ringraziarlo e noi con il glossario Bitcoin ci vediamo venerdì prossimo. Ciao. Ciao Mauro. Benissimo, ciao.